Ciao, sono Morgan ed ora vediamo un'altra parte della mia attrezzatura. Il mio primo obiettivo è stato il 18-55 che me l'hanno dato insieme al kit con la 550D. È un obiettivo economico, quindi non si può pretendere grosse cose, però il suo lavoro, diciamo, lo fa per un amatoriale che inizia a fotografare. Con questo infatti ho iniziato a fare le prime foto e i primi time lapse. Poi ovviamente col tempo ho voluto fare un upgrade per avere un po' più di qualità e quindi sono passato a un, fra virgolette, sempre economico, ma non è proprio economico, è il 17-55 mm Canon f2.8. Da come si vede la lente è molto grande, quindi molto luminoso. Dunque vediamo le caratteristiche da vicino. Ecco come si presenta il 17-55 mm f2.8 Canon. Dunque abbiamo la ghiera per la messa a fuoco, la ghiera per la focale, abbiamo il selettore autofocus manual focus, abbiamo il selettore dello stabilizzatore. Dunque questo obiettivo va bene solo per le APS-C e non per le full frame. Dunque le caratteristiche, numero 7 sono le lamelle del diaframma, le lenti gruppi, dunque ha 19 elementi in 12 gruppi. Non è compatibile con il moltiplicatore. Se per caso avete bisogno di mettere qualche filtro particolare, che potrebbe essere un filtro ND o un filtro polarizzatore, il diametro è 77 mm. Il contro di questa lente che ho riscontrato il fatto che nella messa a fuoco è un po' rumorosa, ma facendo foto non mi dà nessun problema. Il problema viene fuori quando si fa un video usando il microfono incorporato della fotocamera. Con l'acquisto della mia seconda reflex, la Canon 6D Mark II full frame, ho dovuto fare anche un upgrade dell'obiettivo, perché il 17-55 mm che abbiamo visto prima non va affatto bene con le full frame, quindi ho fatto un upgrade e ho preso un altro obiettivo, il 16-35 mm f2.8 della Canon, la serie L, quindi la serie, diciamo, il modello top della gamma, versione 2. Un obiettivo che mi trovo molto bene, dato che comunque faccio molte notturne, molto luminoso e non soffre tantissimo dei flare, cioè quelle macchie che vedete quando si fa il controluce. Vediamo da vicino alcune caratteristiche. Ed ecco come si presenta invece il 16-35 mm f2.8, sempre della Canon, la serie L, ok, versione 2. Dunque abbiamo già detto che è un f2.8, lamelle diaframma 7, ha 16 elementi in 12 gruppi, ok, dentro ha l'autofocus, ma non ha lo stabilizzatore. Dunque, piccola parentesi, essendo comunque un grandangolare non ha bisogno dello stabilizzatore come ad esempio il teleobiettivo, perché comunque anche se si fanno micromossi la cosa è abbastanza trascurabile, non si nota su un grandangolare. Dunque va bene sia per la PSC che la full frame, quindi molto versatile come obiettivo. Ha come l'altro obiettivo la messa a fuoco ultrasonica, che è praticamente qua, mentre questo qua è questa è la ghiera per la focale, ok? Abbiamo sempre la classica finestrella dove ci fa vedere
il parametro di messa a fuoco. Se volete mettere dei filtri, il diametro è un 82 mm, ok? Niente, riguardo a questo non ho nulla da dire, perché comunque come messa a fuoco è silenzioso. Ed eccoci qua alla parte, credo personalmente molto più interessante di questa presentazione dei miei obiettivi. Il mio terzo obiettivo, anzi teleobiettivo. Dico solo che è un teleobiettivo più ambito e desiderato da molti fotografi, dato comunque il costo elevato. Qua ovviamente stiamo parlando di roba professionale, roba che scotta. Dunque vi presento vi presento il 70-200 mm f2.8, la serie L versione 3, cioè quindi l'ultimo modello in casa Canon. È pesantissimo, infatti ha l'anello in cui va attaccato il treppiede. Non va attaccato assolutamente sulla macchina fotografica il treppiede, perché con il peso che ha rischierebbe di rovinare appunto la filettatura dentro. Io con questo obiettivo qua lo sfrutto tantissimo, sebbene che comunque è un teleobiettivo, quindi molti pensano a fare solo ritratti o fotografare animali da lontano e quant'altro. Io invece l'ho usato tantissimo e lo uso tuttora tantissimo nei time lapse, per riprendere ad esempio una parte della montagna, oppure per fotografare la luna, oppure per tante altre cose, ad esempio per fotografare qualche particolare che da lontano non si riesce a cogliere. Vediamo alcune caratteristiche da vicino. Ed ecco invece come si presenta il teleobiettivo Canon 70-200 mm f2.8 L terza serie. Dunque innanzitutto abbiamo il selettore autofocus, manual focus, poi abbiamo lo stabilizzatore d'immagine, poi abbiamo la modalità stabilizzatore d'immagine solo in un senso, oppure sia orizzontale che verticale, ok? Poi abbiamo questo pulsantino che serve appunto avere più velocità nella messa a fuoco dei soggetti distanti, praticamente posizionando il limitatore di fuoco su 2.5 metri infinito si ottiene praticamente il massimo dell'autofocus. Funzione secondo me molto interessante. Dunque abbiamo la ghiera per la focale, la ghiera per la messa a fuoco, ok, abbiamo praticamente tutte le caratteristiche f2.8 L serie 3 USM, quindi alla messa a fuoco col motore ultrasonico. E niente che dire, sempre un gran obiettivo. Se volete mettere su dei filtri circolari ci vanno quelli da 77 mm. Siamo arrivati alla fine, alla presentazione dei miei obiettivi. Il prossimo video ora dovrò decidere cosa presentare, perché ho altre serie di cose da farvi vedere, ma molto probabilmente mi arriva qualcosa di nuovo, una new entry, per cui adesso non so se presentare subito quello lì, fare il classico unboxing, oppure passare direttamente alla presentazione, anzi continuare la presentazione della mia attrezzatura. Non lo so, vediamo. Ok, vi ringrazio per aver guardato i miei video e vi auguro una buona continuazione. Ciao!